Benvenuti su Culture and Education. Oggi ci troviamo su una delle sponde più celebri del mondo, quella del lago di Como, per scoprire un luogo dove la bellezza dell'arte e il rigore della natura convivono in una simbiosi perfetta. Stiamo per entrare a Villa Carlotta, un vero e proprio rifugio dei romantici, custode di capolavori neoclassici e di un giardino botanico di rara bellezza. La nostra storia inizia alla fine del Seicento, nel 1690, quando il marchese Giorgio II Clerici, figura di spicco della Milano spagnola, decide di edificare una residenza di villeggiatura tremezzo. Originariamente conosciuta come Villa Clerici, la struttura fu concepita per celebrare il successo economico e sociale della famiglia, banchieri e commercianti diventati nobili. L'edificio si presenta con un corpo centrale massiccio, tipico della tradizione lombarda, impostato su un asse simmetrico che dal cancello sul lago attraversa l'intera proprietà. Ma è nel 1801 che la villa subisce una trasformazione radicale, diventando una delle mete più ambite d'Europa. La proprietà viene acquistata da Giambattista Sommariva, un abile politico dell'epoca napoleonica e uno dei più ambiziosi collezionisti d'arte del XIX secolo. Dopo una carriera politica interrotta bruscamente, Sommariva decide di dedicarsi totalmente alla bellezza, trasformando la villa in un museo vivente. È a lui che dobbiamo l'inserimento della balaustra con l'orologio sulla facciata e la creazione di logge che permettono alla dimora di dialogare costantemente con il paesaggio circostante. Entrare nelle sale del piano terra è come immergersi in un'antologia del neoclassicismo e del romanticismo. Qui troviamo opere che hanno segnato la storia dell'arte, come il Palamede e i gessi di Antonio Canova, o la replica di Amore e Psiche realizzata da Adamo Tadolini. Ma il vero manifesto dell'arte romantica italiana, conservato tra queste mura, è senza dubbio L'ultimo bacio di Romeo e Giulietta di Francesco Hayez, un'opera che vibra di passione e malinconia, perfettamente in linea con l'atmosfera del lago. Questi capolavori attirarono visitatori illustri come Stendhal, Flaubert e Lady Morgan, e rimasero incantati dalla magnificenza della collezione. Il nome con cui oggi conosciamo la villa risale a metà dell'Ottocento. Nel 1843 la principessa Marianna d'Orange-Nassau acquista la proprietà e nel 1850 la dona alla figlia Carlotta in occasione delle sue nozze con il duca Giorgio II di Sassonia. È una storia d'amore intensa ma breve. Carlotta morirà prematuramente a soli 23 anni, ma il suo nome resterà legato per sempre a queste pietre. Suo marito Giorgio II, uomo colto e appassionato di botanica, trasformerà il dolore in dedizione per il parco, arricchendolo con essenze rare provenienti da tutto il mondo. Il parco di Villa Carlotta si estende oggi per circa 8 ettari ed è un trionfo di biodiversità. Qui convivono armoniosamente 3 stili: il rigore geometrico del giardino all'italiana seicentesco, con i suoi agrumeti spettacolari e siepi modellate, il gusto selvaggio del giardino paesaggistico all'inglese di epoca sommariva e infine le collezioni botaniche ottocentesche.
Tra i viali si possono ammirare oltre 150 varietà di azalee e rododendri che in primavera creano scenografie indimenticabili. Non mancano angoli esotici come il giardino di bambù o la valle delle felci australi, che trasportano il visitatore in terre lontane. Uno degli elementi più affascinanti è la collezione di agrumi, un vero status symbol della nobiltà del passato. Passeggiando sotto i pergolati si possono scorgere varietà rare come il cedro mano di Buddha. Nel cosiddetto giardino vecchio, superato un piccolo ponte, svettano invece 5 monumentali platani, alberi maestosi che superano i 35 metri d'altezza e che furono celebrati più volte negli scritti di Stendhal. È questa convivenza tra architettura barocca, collezionismo d'arte e sapienza botanica a rendere Villa Carlotta un unicum a livello internazionale. Oggi, dopo un periodo travagliato seguito alla Prima Guerra Mondiale, la villa è gestita dall'ente morale Villa Carlotta, che continua a preservare questo tesoro per il pubblico di tutto il mondo. Speriamo che questo viaggio tra l'arte e la natura vi abbia ispirato. Se volete continuare a scoprire le storie e le culture che hanno plasmato il nostro mondo, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Grazie per aver scelto Culture and Education. Alla prossima!